Bentornati a tutti amici, andiamo a vedere le previsioni mensili per tutto il mese di novembre 2024. Appena un attimo di tempo farò anche il video inerente all'inizio del 2025, quindi cosa ti aspetta durante i primi 3-6 mesi del 2025, quindi come si aprirà l'anno nuovo. Ma questo è il video dedicato al mese di novembre, andiamo a vedere. Ho deciso di fare un video unico. Nella prima variante useremo le carte napoletane, le carte della luna e il mio mazzo creato da me. Nella seconda variante invece andiamo a fare una stesa con il metodo a 26 carte. Quindi fate la vostra scelta, quindi una stesa con più carte o il metodo a 26 carte per la rosa rossa. Ok? Io parto subito con la rosa blu per il tuo mese di novembre. Andiamo a vedere quindi innanzitutto qual è la tua situazione, cosa stai vivendo, così vediamo anche se ti puoi trovare. Allora, vediamo cosa stanno vivendo le persone della rosa blu, qual è la situazione attuale. Prenderei 5 carte. Ok, c'è qualcuno qui che ti ha mancato di rispetto, quindi potresti anche essere un po' infastidita, arrabbiata o arrabbiato. Vediamo, prendiamo questa. Allora, vediamo la situazione attuale. Ok, una situazione dove siamo circondati da poche persone, quindi potremmo anche selezionare molto le amicizie, selezionare le persone che ci circondano, il tempo, diciamo che non siamo amici di tutti, potremmo avere molte conoscenze, ma poche amicizie. Quando abbiamo avuto necessità, bisogno, sono state poche le persone che ci siamo trovati accanto. Qua sei una persona comunque affascinante, attraente, bella, che anche cura il proprio aspetto fisico, ci tiene magari a truccarsi, a vestirsi in modo ordinato, pulito, eccetera, eccetera. Però vedo che ci sono dei dubbi per quel che riguarda comunque le relazioni. C'è una persona nello specifico, vedo qui, che ti potrebbe creare un po' di fastidio durante la vita di tutti i giorni. Potrebbe essere magari un partner, la relazione al momento non sta andando bene, o potrebbe essere proprio un capo, un collega a livello lavorativo. Dicevamo che ti può mancare di rispetto in certi momenti. Sei pronta per una nuova partenza con questa carta, quindi probabilmente hai un progetto in mente, stai per partire in una nuova iniziativa, magari qualcuno vuole partire anche da solo, creare una propria attività, quindi abbandonare il vecchio o lasciare una persona per iniziare un qualcosa di nuovo, ok? Chiudere magari una relazione, eccetera, eccetera. Allora, vediamo le carte della luna. Allora, qua mi parlano di casa, quindi potresti anche essere in procinto di cambiare casa, di fare trasloco, di vendere, oppure mi parla di un trasferimento anche a livello lavorativo, ok? Qui potresti essere anche una persona che tiene molto alla casa, ok? All'ordine, alla pulizia, magari le piace avere un certo stile, addobbare la casa. Adesso siamo per Halloween, addobbare la casa. eh, Sei una persona che ci tiene molto alla casa, questo è un po' quello che mi fanno vedere inerente a te, o potresti passare anche molto tempo, qui mi fanno vedere fuori casa, quindi ami uscire, ok? E quando sei in casa dedicarti al 100% alla cura di questa casa. Potrebbe parlarmi anche di una ristrutturazione, ok? Allora, questo è quello che tu stai vivendo in questo momento. A livello lavorativo anche devo dire che c'è un po' di nebbia, in questa fase della tua vita. A livello relazionale, a livello lavorativo vedo una confusione, un qualcosa che non ci appaga,
e vogliamo partire in un modo diverso, vogliamo proprio stravolgere la nostra vita e cambiarla, non siamo soddisfatti così come stiamo vivendo adesso. Allora andiamo a vedere con le carte napoletane quindi che cosa ti accadrà nel mese di novembre. Allora facciamo così, io ho deciso in questo momento di fare magari due piccole varianti, ok? Facciamo con queste carte, siamo sempre per la rosa blu, però voglio andare a fare due piccole varianti, visto che siete tanti, facciamo così. Allora, per il mese di novembre sempre, facciamo così. Allora, scegli il mazzetto 1 o scegli il mazzetto 2, così siamo un pochino più specifiche. Poi fatemi sapere se questo metodo vi piace. Mazzetto 1 o mazzetto 2, sempre inerente alla rosa blu. Andiamo a dividerli, ok? Allora, iniziamo dal mazzetto 1. Vediamo se hai scelto il mazzetto 1, che cosa ti accadrà in questo mese di novembre. Ok. Ok, mi stanno riconfermando un po' quello che abbiamo detto finora, quindi comunque sia potresti anche tu lavorare con un gruppo di persone o voler aprire, ampliare un po' la tua cerchia di conoscenze, amicizie. Abbiamo detto prima che potresti in certi momenti anche sentirti un po' sola, però come dire, meglio pochi ma buoni qua. Non mi voglio circondare da troppa gente che vale poco, ok? Quindi qui potresti anche essere un po', quando una persona non è sicura di un passo che deve fare, c'è un po' di voglio saper gestire un po' meglio questa situazione, non voglio fare passi falsi praticamente. Stai pensando un po' a un blocco, vedi ancora, probabilmente c'è un blocco che non sai gestire. Oppure hai paura di fare un passo e poi pentirtene, questa cosa è molto forte qui. Magari dici lo faccio, mi butto, non mi butto, se poi me ne pento, so quello che lascio, non so quello che trovo, ok? Vediamo un po'. Sì, potresti avere a che fare con un capo o qua ci potrebbe essere una causa legale in corso, potrebbe essere che tu interagisci con una persona abbastanza prepotente, che ha sempre voglia di litigare, o comunque potrebbe essere, come ho detto prima, un capo che comunque eh, ti è proprio andato un po' sotto i piedi, nel senso ti ha deluso molto. C'è questa figura che con cui hai discusso anche parecchio, potrebbe darti qualcosa, potrebbe essere che questa persona ti deve dare qualcosa a te anche. Non lo so, ti potrebbe dare una liquidazione, ti potrebbe dare dei soldi, ti potrebbe dare, se è un ex, dei vestiti tuoi che sono rimasti a casa sua. Vediamo. Allora, io in questo mese di novembre quello che devo dirti è che non vedo ancora questo cambiamento che tu vuoi portare in atto, vuoi mettere in atto. Potrebbero esserci delle fasi di alti e bassi con questa persona nello specifico di cui stiamo parlando, ok? Quindi potrebbe essere che ci sono delle discussioni, ci sono dei silenzi. Non vedo che fai il passo perché, come abbiamo detto prima, probabilmente prima di lasciare una situazione vuoi essere sicura, non te ne vuoi pentire, ok? Vedo ancora appunto delle discussioni con questa persona, il ritorno di nuovo, nonostante potrebbero esserci dei piccoli momenti di tranquillità, serenità, vedo però che poi ritornano nuovamente le discussioni. Quindi è una situazione che non cambia di base, nonostante delle giornate un po' più tranquille. Qua ritorna poi di nuovo la discussione, l'incomprensione, eccetera, eccetera, o il silenzio, ok? Quindi anche se sei single, magari stiamo parlando di una persona che si fa sentire un po', poi sparisce. Ecco, devo dire che questa situazione purtroppo
prosegue in questa maniera, ok? Posso vedere di bello, posso dire qui che ci vedo un pranzo, una cena, ti vedo comunque coinvolta anche in un evento con più persone. Potresti andare ad un corso, che ne so, il corso, la palestra, il corso, la danza del ventre mi viene in mente, o la palestra. C'è un gruppo di persone che comunque ti portano energia positiva, ti ricaricano. E qui vedo anche che potresti ricevere un regalo o un qualcosa, se hai fatto una domanda, potrebbe entrare durante questo mese, magari la terza settimana del mese o un qualcosa collegato con il 3, magari il giorno 3 di novembre, ok? C'è un dono, un regalo, un qualcosa che arriva nella tua vita durante questo mese, ok? Potrebbe essere che sei dello Scorpione, oppure anche un segno del Sagittario, ok? Vedo un regalo o un rimborso. Questo è il tuo mese di novembre per questa prima piccola variante, però ti vedo un po' bloccata, qua ho la carta del blocco io, eh. C'è il progetto del futuro che è molto 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 forte, però probabilmente stai valutando molto 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 bene questa situazione. Prima di fare il passo magari vuoi essere un po' sicura su quello che andrai a fare. Andiamo a vedere per chi ha scelto il mazzetto numero 2. Allora, Allora, ci sono degli spostamenti, dei movimenti in questo mese di novembre, potresti anche raggiungere una città di mare o vivere in una città di mare sulla costa, fare anche magari un viaggio, però c'è qualcosa che non ti piace in questo senso, quindi potresti voler andare via da questo posto, potrebbe essere un posto dove vivi collegato con il mare che ti sta stretto, vedo questo. Fammi sapere nei commenti di cosa si tratta, eh. Vedo una forte amicizia con una figura che potrebbe essere tua mamma, potrebbe essere tua figlia, tua zia. C'è un legame forte tra di voi, c'è tanto affetto. Qui posso dire che interagisci o comunque frequenti, parli. Ecco, c'è una figura qui che aspetta, lo vedo fermo. Quindi potrebbe essere un partner o comunque è una persona che tu senti, eh. Potrebbe anche essere a livello lavorativo. È una persona che io vedo in attesa. È una persona che probabilmente aspetta di vedere qualche tua mossa e non si muove. Qui non vuoi avere problemi, ti vedo molto in casa in questa variante, non ti piace quello che capita all'esterno, sei un po' chiusa in te stessa o in te stesso, non ti piace stare troppo in giro, oppure odi anche magari guardare la TV, guardare quello che succede nel mondo, sempre queste notizie così brutte, così negative. Quindi vedo che stai cercando un po' in questo mese di novembre di isolarti, di ritrovare te stessa, di ritrovare la tua pace, la tua tranquillità. Non vuoi sentire problemi, non vuoi anche sentire troppa gente, troppe notizie, questo. Io vedo che piano piano qui stai cambiando, stai cercando di cambiare o probabilmente sei già cambiata inerente a un qualcosa che è successo. C'è una parte di te che non esiste più, mi fanno vedere questo, una parte bambina, una parte forse sognatrice, che è come se fosse stata un po' abbandonata, persa. Questo è quello che vedo. Ci sono delle questioni economiche che portano dei dubbi o ci sono spese eccessive o c'è proprio mancanza per quel che riguarda le finanze e stai aspettando fortemente questo cambiamento. Io credo che comunque inizierà questo cambiamento, nel mese di novembre ce lo vedo. Vedo anche una città grossa qui.
E abbiamo parlato di mare, abbiamo parlato di città grossa, mi viene in mente Genova, potrebbe essere un qualcosa di collegato a questa città o tante altre in Italia, però ci vedo una città grossa. In questa potresti avere un nuovo inizio, magari da un paese di mare, andare a vivere, trasferirti in una grossa città, ok? Questo sì, dove magari il mare neanche c'è, però qua ci vedo questo, un nuovo inizio dove però sei in mezzo alla gente, non sei da sola, quindi qua probabilmente in un primo momento potrei vedere poche persone intorno a te e poi c'è una fase dove sei circondata da più persone. Posso anche pensare a qualcuno che se ne va via da un paesino di mare per andare a vivere vicino agli amici, alla famiglia, al partner, alla nuova comitiva di amicizie che si è creata, creato, ok? Questo è quello che mi fanno vedere le, le carte napoletane. Qua si aspetta di prendere una decisione, ma probabilmente bisogna valutare bene perché sono state dette delle bugie, ok? Mi fanno vedere delle bugie. E che secondo me verranno a galla, eh. Verranno a galla queste bugie, potrebbero essere collegate ai soldi o al lavoro. Sì, fai attenzione, potrebbe esserci una persona intorno a te che è stata bugiarda e è come se il karma girasse, facesse il suo effetto. Questa persona avrà dei problemi nel mese di novembre, presta attenzione. Potrebbe anche essere una persona con cui potrebbe esserci un grado di parentela o un'amica che tu reputavi un'amica. Questa persona potrebbe subire un furto o potrebbe perdere il portafoglio o potrebbe avere dei problemi in questo mese di novembre. Avrai la notizia. Ecco, questa è una persona che con te nei tuoi riguardi è stata bugiarda, è stata infedele, ok? Ok, quindi si deciderà di chiudere, si deciderà di portare un cambiamento, vedo il nuovo inizio dove non sei più da sola, quindi qualcuno potrebbe anche andare a convivere o cambiare città. Quindi queste erano le due piccole varianti sotto la variante rosa-blu per il tuo mese di novembre. Ci vedo un viaggio comunque, uno spostamento, un viaggio, questo è per te. La situazione l'abbiamo vista, andiamo a vedere i segni. Allora, i segni maggiormente coinvolti per la rosa blu segni di terra, toro, vergine, capricorno, segni di fuoco, ariete, leone, sagittario, segni di acqua, cancro, scorpione, pesci. Sono fortissimi segni di terra comunque, ok? Toro, vergine e capricorno. Allora, grazie per aver visto questo video. Io passo adesso alla seconda variante che aveva la rosa rossa. Andiamo a fare la stesa con le 26 carte napoletane per il tuo mese di novembre. Poi ti lascerò anche un messaggio dalle carte della luna, vediamo, poi decidiamo cosa fare strada facendo. Allora, per il mese di novembre le persone che hanno scelto la stesa a 26 carte napoletane. Allora, vediamo un po'. Stai pensando a un uomo, stai pensando a una persona nello specifico qua. Vediamo. Anche qui ho il progetto del cambiamento, in questa hai il progetto di pensare a te stessa, hai il progetto di cambiare un po' adesso qualcosa. Ci vedo anche qui carte che mi possono parlare di mare, carte che mi parlano di un luogo basso, che possa essere una villetta,
una casa, una cascina, un luogo basso, un palazzino di 2-3 piani. Allora, mm, dunque, io qua per l'abitudine le ho messe male, quindi adesso le posiziono bene perché le ho messe male. Questa è l'abitudine di quando faccio le canalizzazioni. Allora, le metto un attimo in ordine, stoppo il video e poi lo riattacco. Ok, allora per la seconda variante ho riordinato le carte, perché di solito quando faccio le canalizzazioni le metto in quel modo, faccio una fila da 7 e quindi l'abitudine mi ha fatto sbagliare, qua si fa la fila da 5. Allora, per il tuo mese di novembre, quello che possiamo dire, abbiamo incentrato, secondo me, in questo mese per te che hai scelto questa variante, i legami, quello che sarà il mio futuro. Qua stiamo facendo un po' forse il punto della situazione, arrivati a fine anno, stiamo cercando di fare anche un bilancio di quello che è la nostra vita. Quindi sono felice, ti stai chiedendo, non mi sento più felice. Qui probabilmente hai vissuto anche qua delle situazioni che ti hanno un po' spiazzata. Qualcuno potrebbe averti fatto soffrire, qualcuno averti fatto piangere, ti vedo confusa e poco appagata di quello che è stato, l'ultimo periodo, di quello che è il tuo momento di oggi, odierno, ok? Quindi la parola più importante, non so come esprimere la cosa, la parola d'ordine, ecco, di questo mese di novembre è i legami forti, il legame che io ho con me stessa, il legame che ho con il mio partner, il legame che io ho al lavoro. Lo voglio portare avanti oppure voglio cambiare strada, ok? Questo mese di novembre potrebbe esserci un qualcosa che riguarda l'estero o il trasloco, quindi qua potrei anche in questa variante vedere un trasloco, vedere un cambio di casa. Qui però si prende la consapevolezza di non essere più di non star più troppo bene in un ambiente, ok? Quindi qua probabilmente hai perso anche un po', come dice il cartone di Peter Pan, i tuoi pensieri felici, come diceva Trilli. Qui hai perso un po' i tuoi pensieri felici, ci sono pensieri anche a livello finanziario, mancano i soldi, oppure c'è una sorta di confusione, quindi probabilmente sei confusa e questa confusione non ti rende tranquilla praticamente. Eh, allora, posso vedere a livello lavorativo una nuova persona, quindi potresti avere delle opportunità, delle nuove conoscenze. Potrei vedere anche un colloquio qui a livello lavorativo. Per qualcuno il partner potrebbe essere un collega o un capo. Comunque in questo mese di novembre per te ci vedo un colloquio, questo sì. Potrebbe essere un colloquio anche del tuo partner se magari non lavora o ha avuto magari un periodo di fermo dove non ha lavorato. Potrebbe essere anche inerente a lui questo colloquio. Eh, Qui per qualcuno, visto che comunque è una stesa generica e ci sono più energie, io cerco di dirle un po' tutte. Per qualcuno ci si vedrà davanti a un giudice con magari con qualcuno, con l'ex o con una persona con cui abbiamo avuto problemi, ci vedo un colloquio, ci vedo un qualcosa a livello di legali anche. Eh, io penso che tu vuoi ehm, fermare, fermare
fermare una situazione che non ti sta più bene. Questo è quello che io vedo. Probabilmente c'è il progetto di un cambiamento, ma ti vedo un po', come dire, più forte, ok? Ti vedo più forte, qui non ti interessa più quello che pensano gli altri, fare felice gli altri, che andassero per la loro strada, che facessero quello che vogliono. Questo è un po' quello che io vedo inerente a te. Qui ti vedo più felice, quindi probabilmente sei proprio diventata anche un po' egoista, nel senso che ti hanno fatto versare tante lacrime eh, e non ti interessa più stare male, non ti interessa più piangere, quindi dai un taglio netto, forse non ancora nella vita reale, però questo taglio netto l'hai dato dentro di te, ok? Mi fanno vedere questo, quindi nel tuo cuore una situazione si è rotta, si è spezzata, adesso vuoi stare bene tu, sei diventata egoista e vedo che comunque sarai felice. C'è questa unione con la felicità, quindi anche il prendersi cura di se stessi, fare un qualcosa che ci piace, che ne so, mi piace suonare o eh, uscire con quella mia amica, andare a fare shopping oppure andare a frequentare un corso di cucito, ti faccio un esempio, però qui penso a me stessa, penso alla mia felicità. In questo mese di novembre c'è anche la cura di se stessa, quindi abbiamo parlato, vado a fare shopping, mi faccio bella, mi trucco, mi tengo bene, mi ritaglio del tempo per me, senza più stare a correre dietro a fare i favori agli altri o a eh, fare le cose per gli altri, prestarmi sempre per gli altri. Adesso metto al primo posto me stessa. Questo c'è in questo mese di novembre. Potrebbe esserci anche una persona che ti corteggia, allora non vuole niente di serio, mi fanno vedere che potrebbe anche fare mille parole o fare delle promesse. Al momento quello che vedo è che questa persona non vuole un granché di serio, però non molla. Potresti avere un corteggiatore che non molla, non ti molla. Questo è un po' quello che mi fanno vedere le carte. Mm, Potresti allontanare anche qui un'amicizia o comunque una donna, una persona del tuo stesso genere, perché poi devo stare attenta alle parole che dico, per se no YouTube non ti, non ti fa passare i video. Quindi se tu sei donna, una persona del tuo stesso genere, diciamola così, così non mi taglia le, le parole. Non mi blocca le parole che dico. Quindi potresti allontanare questa figura femminile se tu sei una donna, appunto, fermarla, non scriverle più, cercare di non incontrarla. Probabilmente questa è una persona con cui ti sei anche confidata e è stata giudicante. Potrebbe essere una persona più grande di te. Fanno vedere che appunto eh, o non avete modo di vedervi, ma qua vedo che più che altro tu la allontani un po', la metti un po' da parte, ok? In ultimo, in questo mese di novembre vedo che, come dicevamo prima, non ti interessa più del pensiero in generale degli altri, ok? C'è un qualcosa inerente all'estero, quindi anche qui potresti lavorare inerente all'estero, ehm, oppure potresti incontrare una persona straniera, oppure potresti proprio anche raggiungere un figlio se sta all'estero, ok? C'è un qualcosa con un progetto di un cambiamento di casa. Ehm, allora, arriverà un documento che ti porterà una situazione di chiusura, nel senso che se stai aspettando un documento, la firma di un contratto, se stai aspettando una vendita inerente alla casa, vedo questo documento, vedrai questo documento nel mese di novembre, ok? Ho la carta della perdita, però si sa, è il mese di novembre, è il mese dei nostri cari defunti, quindi qua potresti andarli a trovare, pensare molto a loro, oppure sentire la mancanza
di una persona che ti ha lasciato, ecco. Vediamo se c'è da aggiungere qualcosa. Vedo dei dubbi a livello finanziario, però come ho detto prima c'è un colloquio, c'è un'opportunità a livello lavorativo in questo mese. Ti vedo, ribadisco di nuovo, ti vedo felice, ma vedo che non lo dai troppo a vedere. È una cosa che probabilmente sei anche un po' scaramantica, come dire. Ci sono delle cose buone all'orizzonte, ma vedo che non lo dici a destra e a manca, ok? Allora, andiamo a vedere le carte della luna, te ne lascio una se c'è da aggiungere qualcosa o vediamo un po'. Carte della luna per la rosa rossa. Prendiamo questa. Allora, il risveglio. Infatti, sono pienamente e coraggiosamente me stesso, mi amo. Vedi, qua abbiamo la pienezza. Questa carta potrebbe anche parlarmi di una notizia di una gravidanza o potresti passare più tempo con i tuoi nipotini se ne hai, oppure potrebbe esserci una nascita, potresti anche scoprire una gravidanza se sei nell'età giusta o comunque sia se lo desideri, eccetera, eccetera. C'è un qualcosa collegato con la gravidanza. Qui potrebbe esserci anche la manifestazione di un desiderio che ti stava a cuore. Infatti abbiamo detto qui c'è un qualcosa che arriva che ti rende felice ma che lo tieni per te. E in ultimo, come dice la carta, sono pienamente e coraggiosamente me stesso. Quindi qua ho il coraggio, me ne frego, ok? Me ne frego del pensiero degli altri. Questo è il tuo mese di novembre. Andiamo a vedere i segni. Andiamo a vedere i segni. Vedi, con questo sorriso, questa donna sta guardando verso destra, quindi verso il futuro, ok? Guarda il futuro pura, perché ha un vestito bianco, ha un camice, una sottoveste, una maglietta lunga bianca, quindi ripulita anche da tutte le lacrime, da tutta la pesantezza del passato, guarda verso il futuro comunque protetta, mi viene da dire perché dietro di lei c'è una meravigliosa luce, protetta e fiduciosa ehm, in cose belle che arrivano. Andiamo a vedere i segni maggiormente coinvolti per la rosa rossa. Segni d'acqua, cancro, scorpione, pesci, segno dell'acquario, gemelli, bilancia e ariete. Abbiamo anche il segno del toro qui, ok? Quindi questa era la seconda variante con la stesa a 26 carte. La prima variante l'abbiamo suddivisa in due piccole opzioni. Questo è per il mese di novembre, in generale naturalmente è un interattivo generico. Io vi ricordo che se volete parlare con me in privato trovate il mio numero nella descrizione del video. E vi ringrazio sempre perché siamo tantissimi sul canale YouTube, vi ringrazio per seguirmi sempre e vi mando un abbraccio e vi auguro un ottimo mese di novembre. A presto!